Per prima cosa cerchiamo di posizionare la x, quindi la posizione in x della linea. Quindi prendiamo la larghezza e la associamo alla x. Diamo pure, colleghiamo anche i vettori, uno allo start location e l'altro alla end location. Ovviamente in questo caso è andato alla fine del nostro modulo. A noi interessa che vada nel mezzo, quindi duplichiamo, facciamo Alt P, eccolo qua, è uscito, quindi dividiamo la nostra variabile, che è la larghezza, per 2 e la colleghiamo alla x sia del punto iniziale che del punto finale. Adesso c'è l'altezza, possiamo lasciarla anche a 1, 2, la nostra altezza. Adesso colleghiamo l'altezza alla z finale in modo che si posiziona per tutta l'altezza disponibile. Poi colleghiamo anche la profondità, anche la profondità la vogliamo nel mezzo. In questo caso però bisogna dividerla per meno 2. Quindi dividere la profondità per meno 2 ci darà la possibilità di avere una profondità a metà. Facciamo lo stesso collegamento anche qui. Ecco, a questo punto, se lo vediamo dall'alto, esattamente si trova a metà della larghezza, ma anche a metà della profondità del nostro modulo. A questo punto possiamo pensare di dimensionare i nostri ripiani. Selezioniamo quindi i valori, vediamo prima lo stesso valore che hanno qua 0,1, colleghiamo il vector col size in modo da continuare a visualizzare i nostri cubi, perché se fosse stato 0 non avremmo visualizzato nulla. Bene, a questo punto occupiamoci di dare una larghezza, una profondità e la z invece la portiamo fuori. Inseriamo il nodo reroute, lo chiamiamo spessore ripiano e colleghiamo lo spessore del ripiano con l'uscita, con la nuova uscita, riuscendo, se si riesce a collegare, no, proviamo al contrario, qui, ecco qui, questo lo chiamiamo non più input ma spessore ripiano. Ok, e gli possiamo dare la misura che desideriamo noi. A questo punto, come vediamo, la profondità è corretta, però per quanto riguarda la larghezza occupa tutta la larghezza del modulo, incluso lo spessore dei ripiani, per cui dobbiamo togliere dalla larghezza lo spessore di due fianchi, quindi abbiamo lo spessore di due fianchi da togliere dalla dimensione della larghezza, per cui premiamo il search, andiamo su math, nodo math, cambiamo in subtract, quindi abbiamo detto che dobbiamo togliere dalla larghezza
il doppio, 2 volte il fianco. Qui lo togliamo una volta, Shift A, Search, Math ancora, qui mettiamo il multiply, moltiplichiamo per 2 il valore del fianco. A questo punto colleghiamo il valore alla x. Ecco che quindi i ripiani prendono la dimensione disponibile della larghezza. Adesso dobbiamo occuparci di dimensionare meglio l'altezza dei ripiani che sono alla base e in alto. Quindi per esempio se voi notate il ripiano che è alla base sporge di esattamente la metà dello spessore del ripiano stesso, quindi dobbiamo fare in modo che la z dello start location salga su della metà dello spessore, quindi lo spessore del fianco, in questo caso del ripiano, è di 100, per cui se noi scrivessimo il punto 0,5, ecco che si posiziona nel modo giusto. Per cui abbiamo detto la metà dello spessore, quindi prendiamo lo spessore del ripiano, duplichiamo questo nodo, è già diviso 2, prendiamo lo spessore del ripiano, lo dividiamo per 2 e la posizione z in questo caso, ecco qui, nel punto iniziale sale su. Adesso dobbiamo invece aggiustare il discorso della z, la posizione z del ripiano in alto. In questo caso vediamo che il ripiano sale su di metà spessore. Anche qui ci sarà da fare un ragionamento, cioè dobbiamo togliere dall'altezza complessiva metà spessore, quindi dobbiamo togliere, per cui duplichiamo il nodo subtract, togliamo, prendiamo l'altezza complessiva e dobbiamo eliminare, cioè decurtare la metà dello spessore del ripiano, e questo deve andare nella nostra z di end location. Ecco che anche qui il ripiano si collima con l'altezza. Bene, a questo punto non rimane che collegare il valore count all'uscita, l'ultima uscita del group input, in modo che esca sulla nostra destra. Quindi qui, come vediamo, possiamo modificare il numero dei ripiani. Adesso possiamo cambiare il nome di count in numero ripiani. Possiamo anche, tenendo premuto il tasto Shift e col tasto destro del mouse, creare un nodo e spostarlo opportunamente dove meglio crediamo. Con questo il video si conclude. Si ringrazia per la visione e arrivederci.